Allora, signori miei, buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, dipende da quando vedrete questo video. Bentornati in questa serie correlata a tutto il mondo delle intelligenze artificiali. Oggi parliamo di un argomento abbastanza particolare, che è l'argomento Cloud Max. Avrete sicuramente letto dal titolo che effettivamente sembra essere un ottimo investimento. Questi circa $200 al mese investiti in quello che è Cloud Max. Attenzione, questo argomento ha scaturito una serie di problematiche, una serie di controversie all'interno della community. C'è chi pensa che Cloud Max sia il bene assoluto, c'è chi pensa invece, come al solito, che effettivamente il gioco non vale la candela. Con voi oggi voglio fare un ragionamento costruito, quindi andare passo per passo per capire effettivamente se vale la pena. Forse sì, forse no, lo vedremo. Partiamo inizialmente da quello che è la visione di abbonamenti a $200. Si è fatto passare come se Cloud, quindi Anthropic, fosse la prima a fare una cosa del genere. In realtà il 5 dicembre 2024 Sam Altman annuncia sia O1 e siamo arrivati a O3, vedete quanto tempo è passato, ma insieme a questo nuovo modello, che è il primo modello con reasoning integrato, un modello che ha, diciamo, rivoluzionato un po' le sorti di OpenAI, annuncia anche questo. Il piano da $200 al mese, utilizzi illimitati, Even Smart Mode for using O1. Che vuol dire Even Smart Mode? Vuol dire quasi a concedere più intelligenza ad un modello. Come si fa a concedere più intelligenza ad un modello? Devo essere sincero, il 5 dicembre 2024, quando ho letto questo post, prima ho pensato, cavolo, $200 al mese, io ne pago 20, il divario tra 20 e 200 è un 10 per, eppure lui cita che c'è un modello che ragiona di più. Come si fa a far ragionare di più un modello? Lo vediamo a breve. La cosa divertente che voglio farvi notare e che riprenderemo parlando di questo argomento è il fatto che ad un mese, circa un mese e un giorno, Sam Altman cita una cosa molto particolare, è che attualmente stiamo perdendo soldi sulle subscription pro di OpenAI, cioè un piano da $200 al mese, loro stanno perdendo soldi perché l'utilizzo di chi fa uso di questi modelli, logicamente chi paga 200 fa un utilizzo così tanto elevato di cosa? Ne parleremo a breve, tale che effettivamente sulla carta OpenAI perde soldi. Bene, chiarito il punto del piano $200, che non è una novità ma rappresenta uno standard, perché OpenAI è stata la prima ad avere il coraggio a farlo, e piano piano tutti quanti stanno andando in questa direzione, perché effettivamente si sta notando che a un certo punto non servono modelli più intelligenti, ma serve più contesto. Ed infatti prendiamo il caso di Cursor. Attenzione, Cursor che cos'è? È un editor di codice che è stato in certo senso rivoluzionario, non è altro che un fork di VS Code, ma quello che fa è integrare profondamente le AI all'interno, quindi ha modelli ben strutturati, tutti degli agent, eccetera eccetera, che aiutano un sacco nella scrittura e nel refactoring del codice, ok? Io personalmente fino ad oggi, dai, facciamo così, utilizzavo Cursor quotidianamente, lo utilizzo ancora quotidianamente per effettuare azioni con i suoi agent, far sì di potergli delegare delle task, e comunque è il mio IDE di base, quindi utilizzo Cursor quotidianamente. La bellezza è proprio questo, che comprende automaticamente il contesto, ok, del nostro progetto, e ci suggerisce una serie di implementazioni avanzate, eccetera eccetera, quindi per andare a migliorare la nostra esperienza e soprattutto migliorare il nostro workflow. Attenzione però, perché quando si parla di un prodotto bisogna sempre parlare di sostenibilità. Come fa Cursor a rendere sostenibile tutto ciò? Ricordiamoci che effettivamente Cursor non è altro che un middleware tra noi e il modello che effettivamente fa le cose. Lo possiamo selezionare, è O1, O3, Sonnet 4, 3.7 e chi ne vuole più, Gemini, mettete quanti ne volete. Effettivamente Cursor non ha il suo modello, sia Cursor Small, ma chi utilizza Cursor Small? Chi mette in automatico? Tutti noi selezioniamo un modello. E attenzione, prendiamo un esempio, una media di 1000 richieste mensili, tra cui 500 fast e 500 slow. A breve ne parleremo perché non esiste più questo concetto, ma comunque 1000 richieste al mese, per cui ogni richiesta in media consuma 20.000 token in input e 5.000 token in output, per un totale di 25.000 token a richiesta, preclude un costo medio di $135 al mese solamente di API utilizzati. Il Cursor ce lo vende a $20 al mese. Com'è possibile questa cosa? È possibile perché il gioco è completamente qui. Cursor va a ridurre drasticamente il numero di token per singola richiesta. Quello che va a fare non è altro che compattazione di grandi file, rimozione di file non necessari. Molte volte andiamo a citare all'interno di una chiamata molti file e Cursor
ha dei sottomodelli che dicono aspetta, per fare quello che mi ha chiesto probabilmente questo file.css non serve veramente, ok? E soprattutto utilizza una gestione del contesto con caching per evitare ridondanze. Il lavoro degli ingegneri di Cursor è quello di far sì che le nostre richieste utilizzino il numero minimo di token utili ad arrivare ad un risultato. Qual è il giochetto? Il gioco è stata l'uscita di Claude Code, la quale, essendo parte di Anthropic, cioè la stessa azienda che crea Claude, che è il modello che Claude Code usa, va a bypassare i costi nel campo dei API. Che vuol dire bypassare? Che effettivamente io ti sto vendendo un servizio a cui non devo fare riferimento verso esterni, cioè Claude Code non permette di selezionare Gemini, non permette di selezionare modelli per esempio di OpenAI, no, deve utilizzare i modelli di Claude, di Anthropic, scusatemi. Ecco che in un certo senso si bypassa, ti sto facendo utilizzare la mia stessa fornitura di AI. E a questo punto Claude si è potuta permettere di evitare la prepotenza utilizzata da Cursor per compattare, dando al modello più contesto. E nel mondo dell'intelligenza artificiale, signori, più contesto equivale a più qualità. Da quando Claude Code è uscita e gli sviluppatori hanno iniziato ad utilizzarla con un contesto maggiore, si sono accorti della differenza abissale. Se fino a un mese fa Cursor veniva milantato come una bestia, una bomba, era bellissimo, a un certo punto ci hanno fatto vedere un po' più di intelligenza, perché, ritornando a quel discorso di prima, modelli più intelligenti vuol dire semplicemente più contesto. OpenAI diceva, ok, non è che vi stiamo dando modelli più intelligenti, no, stiamo dando più informazioni al modello, perché il modello è comunque un approccio matematico, più dati ha, più dati di qualità ti ritorna. E a questo punto, dall'uscita di Claude non si è capito più niente. Perché? Perché se Cursor applica queste restrizioni, Claude ha detto no, tranquilli, ti servono questi token per passarmi tutti i file? Passameli, me la vedo io. Ed è cambiato tutto, perché effettivamente il modello è lo stesso, sia quello che usa Cursor sia quello che usa Claude. La differenza è il contesto. Arrivati a questo punto, Cursor è dovuto correre ai ripari, è stato divertentissimo. Io adoro questi momenti perché sono quelli di maggiori innovazioni, perché aziende di questo tipo fanno passi da giganti, soprattutto queste startup, però te le fanno uscire piano piano, finché non arriva il componente X che dice ma sai che c'è, io non ho nulla da perdere, adesso ti do una botta fortissima. E allora Cursor dice aspetta, come faccio a gestire? Facciamo uscire nuove feature. E hanno fatto un cambiamento assurdo, il quale è la modifica del piano pro base, ok? Il piano pro base, che è quello che io ho attualmente con Cursor, non ha più limiti di 500 fast, no, diceva usalo quanto vuoi, ti rate limito, quindi ci saranno dei rate limiting un po' differenti, ok? Il punto qual è? Il punto è che effettivamente si sente e non si sente. Ora sto iniziando a sentirlo di più. All'inizio penso che l'abbiano fatto apposta, questo limiting era veramente bassissimo, non si sentiva. Io ho iniziato a utilizzare il modello tantissimo e non venivo mai bloccato. Attenzione che ora il limiting è più alto, ed infatti sono comparsi due nuovi modelli: il Pro Plus, 60 euro al mese, che fa un 3x, logica che abbiamo già visto da Claude Code, e anche un Ultra Plan, attenzione, a $200 al mese, che è effettivo il costo ultra, che è quello che offre effettivamente anche Claude, per un 20x usage su tutti questi modelli senza rate limiting. Ma ricordiamoci, stiamo parlando di un'azienda che deve continuare ad avere in un certo senso quella politica di restrizione massima, perché se no l'azienda non si mantiene in piedi. E a questo punto ricordatevi che se acquistate Claude Max a $200 state acquistando più contesto, ok? D'altra parte $200 investiti in Cursor non sono altro che quantità, quindi è meglio più quantità o più contesto. Bene, in conclusione, da quello che abbiamo detto sembra che Cursor sia morto. Claude Code è la decisione finale, è il mostro finale da battere, è quello a cui dobbiamo puntare, ma la realtà è che nulla è perfetto, signori, e infatti bisogna prendere in considerazione un piccolo problemino che Claude Code si porta dietro. Volete sapere qual è? Lo scopriremo nel prossimo video. Quindi, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Se avete domande, informazioni, volete aggiungere qualcosa in più, vi aspetto qui sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi, lasciare like per supportare questa serie, e noi ci troviamo settimana prossima con la risposta a questa domandina. Ciao ragazzi!